Ciao a tutti, welcome to my love film, marhaba, bienvenue, bienvenidos e anche oggi pratichiamo legge. Oggi, deba, aujourd'hui, hoy, today vedremo insieme il permesso di soggiorno a tempo illimitato. E vi ricordo che dal 2007 non si chiama più carta di soggiorno, ma permesso UE illimitato. Perché anche l'Italia si è dovuta adattare alla normativa europea, dove le persone che hanno questa carta di soggiorno a tempo illimitato potranno vivere e anche lavorare in tutta Europa. E vi ricordo che l'ultima normativa mette la scadenza al permesso di soggiorno illimitato, che sono di 10 anni, quindi ogni 10 anni andrà rinnovato. In questo video quindi vi spiegherò il permesso di soggiorno UE a tempo illimitato, chi può richiederlo e chi non può richiederlo, quali sono i documenti necessari e quali sono le novità e le leggi del 2021. Dato che ci saranno un bel po' di documenti da preparare, vi consiglio di prendere carta e penna. Ma prima, cosa importantissima per essere sempre aggiornati su tutti i nostri video, è quella di iscriverti al canale e attiva la campanellina. Il permesso di soggiorno a lungo periodo illimitato UE è un permesso che permette ai cittadini stranieri di poter circolare e lavorare liberamente in tutta l'Unione Europea e viene rilasciato a chi è stabilmente in un paese dell'Unione Europea. Ma c'è da specificare che il permesso di soggiorno UE illimitato non è più la carta di soggiorno, è cambiata. Perché la carta di soggiorno dal 2007 non esiste più e chi è ancora in possesso della vecchia carta di soggiorno attualmente non può circolare in tutta l'Unione Europea e sarà necessario convertire la vecchia carta di soggiorno nella nuova permesso di soggiorno UE a tempo illimitato. E vediamo subito quali sono i requisiti per avere il permesso di soggiorno illimitato UE a lungo periodo. Incominciamo con i 5 anni di permesso di soggiorno in corso di validità, la residenza in un comune, i redditi minimi, un alloggio idoneo, assenza di qualsiasi pericolosità nello Stato italiano e infine il test di conoscenza della lingua italiana. E vi specifico che per i permessi di soggiorno i 5 anni non si contano dai permessi a breve periodo qui in Italia, per esempio quello di turismo. E l'inizio dei 5 anni inizia dal momento del rilascio del primo permesso di soggiorno e vi ricordo che anche i vostri figli minori ne avranno diritto. Per il reddito invece, se la persona è singola a fare la domanda, sarà di 6.000 euro lordi all'anno, ma se il richiedente lo farà anche per i familiari a carico, allora i redditi saranno diversi e partiranno da 9.000 euro per un familiare a salire ogni familiare. Per esempio, 2 familiari siamo sui 12.000, 3 familiari 14.000, 4 invece 18.000. Logicamente più siete e più vi costerà. E cosa molto importante che forse non tutti sanno è che anche se hai un lavoro subordinato, ovvero sei un dipendente ma non a tempo indeterminato, puoi sempre avere il permesso di soggiorno a tempo illimitato. E vi ricordo che è importantissimo anche sapere che se non arrivate al reddito minimo potete chiederlo ai vostri familiari e quindi con tutti i familiari nello stato di famiglia si può arrivare al reddito adatto. Ma se non avete del tutto un reddito, solo i familiari che hanno un permesso di soggiorno illimitato potranno darvi il loro reddito e quindi rientrare nello stesso reddito familiare. L'alloggio idoneo invece dovrà essere di almeno 40 metri per persona, se più persone 2,60, 3,70, 4,90 e così via. Ma ti ricordo che il requisito di idoneità alloggiativa non è richiesto per chi ha la protezione sussidiaria. Cosa fondamentale, sempre per voi stranieri e per ottenere tutta la documentazione necessaria, come il permesso di soggiorno in questo caso, è quello di avere, detto in gergo, la fedina penale pulita. Quindi se dal vostro casellario giudiziale dovrebbe uscire qualche sconto di pena che avete avuto per vari reati, bisognerà assolutamente fare la riabilitazione. La conoscenza della lingua italiana è fondamentale. Quindi il livello minimo da avere è A2, ma vi ricordo che se vi siete diplomati qui in Italia o vi siete laureati non è
necessario avere questa certificazione. Quindi chi non avrà tutti questi requisiti non potrà domandare il permesso di soggiorno a lungo termine UE. L'ente pubblico che vi rilascerà il permesso di soggiorno a tempo illimitato è la prefettura, ma la domanda la potrete fare presso gli uffici postali allo sportello amico, dove vi daranno un apposito kit da compilare con tutti appunto la documentazione richiesta che ora vi spiegherò e avrete l'appuntamento presso la prefettura. E allora vediamo quali sono i documenti necessari e da presentare per ottenere il permesso di soggiorno a tempo illimitato UE. Alle poste sarà necessario compilare il modulo 1, il modulo 2, a pagare un bollo da 16 euro e altri fino a 130 euro. Copia del passaporto in corso di validità. Inoltre, casellario giudiziario e dei carichi pendenti che potrete andare a recuperare presso la Procura della Repubblica nel Tribunale. Copia del permesso di soggiorno, del codice fiscale, dello storico della residenza e dello stato di famiglia. La prova della conoscenza della lingua italiana. Quando sarete convocati sarà necessario esibire il passaporto in originale, anche la richiesta che avete fatto presso le poste e anche 4 fototessere. E mi raccomando di esibire sempre i redditi, di tutti i redditi che percepite. Pensione, invalidità, lavoro subordinato. Se non avete il reddito minimo necessario potete sempre includerlo, quello del reddito familiare. Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal vostro comune di residenza. Quindi se siete per esempio in affitto dovrete logicamente anche presentare il contratto di affitto. Ma quali sono le tempistiche? Beh, le tempistiche è giusto il tempo di fare un giro attorno al mondo. No, scherzo, le tempistiche sono di 90 giorni. Entro 90 giorni la prefettura vi dovrà rilasciare il permesso di soggiorno a tempo illimitato, se logicamente avrete tutti i requisiti. Ma vediamo le novità del permesso di soggiorno illimitato UE 2021. Il permesso di soggiorno UE fino a poco tempo fa non andava rinnovato. Invece ora ci sarà una scadenza che sarà ogni 10 anni. Come qualsiasi altro documento, come la patente, la carta d'identità, dovrà essere rinnovato. Ma per il rinnovo non è richiesta tutta questa documentazione necessaria che vi ho appena spiegato, ma bensì, giusto, un semplice rinnovo. Siamo alla fine di questo video, purtroppo sì, ma ci vedremo nei prossimi. E vi devo dire che è anche importante aggiornare tutta la vostra situazione, se cambiate di residenza, se smarrirete il vostro permesso di soggiorno, se avrete dei nuovi figli, dovrete sempre riportarlo. Safi Baraka! Allora, se avete bisogno di me per qualsiasi cosa, io sono dalla vostra parte, io vi posso aiutare e basta contattare qui sotto su YouTube oppure sul sito pratichiamolegge.it troverete il mio WhatsApp, troverete il team di Pratichiamo Legge che vi può assistere. E quindi ai prossimi video iscriviti, adios amigos, ciao ciao amici!